Mr. Kennedy, stiamo vivendo un pericolo per le democrazie occidentali, c'è un cambiamento dei nostri sistemi politici che viene incentivato dall'ansia sanitaria. Lei ritiene questo processo ancora reversibile? I think we're in the middle of a period where all of the Western democracies have pivoted suddenly to impose these totalitarian controls and to obliterate basic human rights, including beginning with freedom of speech. And they obviously have tremendous power. But we're seeing pockets of resistance now. In the different states in the United States, there are some of the red states where we're seeing strong resistance. And so I have a hope more and more people are coming out onto the streets. We're having some success in the courts. And, whatever ultimately, the success or failure is in God's hands. But our job is to just keep fighting for democracy, for what we know is right, for human dignity. Ok, sì, effettivamente c'è questa posizione di potere, ma c'è resistenza a questa cosa qui. Stanno cercando di mettere mano sui diritti civili, in modo particolare all'inizio alla libertà di parola. Quello che bisogna fare è continuare ci sono sacche di resistenza, per esempio negli stati rossi americani, che sono gli stati repubblicani. Vediamo che la gente si ribella a questo, vanno per le strade e dicono che non gli va bene. Questo è quello che dobbiamo continuare a fare noi. Noi dobbiamo continuare a fare in modo che la gente abbia accesso all'informazione e dare voce a queste persone in modo tale che continuino a combattere. Poi siamo nelle mani di Dio, però noi dobbiamo fare questo. A proposito di informazione, c'è un livello di informazione globale che è chiaramente dominato dagli stessi centri di potere, che individua tutti noi resistenti come dei pericolosi sovversivi. Ecco, lei ritiene che dopo la demonizzazione mediatica possono passare contro di noi minoranza alla violenza fisica? Well, I think forced vaccination of an unwilling person with an experimental product is a form of violence. Our job is to resist, and none of us can tell what the future can be. All of our job is to resist it. We're seeing this imposition of totalitarian controls using orchestrated fear to abolish democracy, and really they've created a kind of orthodoxy which is religious in nature. People have lost their capacity for critical thought. Why do we need a green pass to enforce a vaccine that does not prevent transmission? The vaccine somebody who has that vaccine is equally likely to catch COVID and to spread COVID as somebody who doesn't. So what is the possible justification for a green pass other than centralized control to impose as a mechanism for controlling obedience, for imposing obedience, for controlling human behavior? Once they have that green pass, they're going to be able to monitor you and control your bank account, track and trace every aspect of your life. It is not a public health measure. It's a measure of totalitarian control, of centralized control of all of humanity. Quindi ha detto: guardate che la vaccinazione forzata è già una forma di violenza sulla persona, quindi noi adesso non possiamo sapere il futuro, che cosa ci aspetta, però quello che possiamo dire è che già imporre attraverso un Green Pass la vaccinazione sulle persone, che è una cosa tra l'altro totalmente illogica, in quanto imporre un Green Pass abbiamo saputo che tu puoi essere contagiato e contagiare al tempo stesso, e non ha un senso logico. Quindi qua tu vedi che c'è proprio una forma di oppressione, comunque di
dittatura che non è accettabile. Adesso noi, come ha detto, dobbiamo continuare a combattere contro queste cose qui, però Ho capito. L'ultima question, last question. Le persone che sono oggi dietro questo cambiamento autoritario sono le stesse che hanno ucciso Aldo Moro in Italia e JFK in America? Secondo lei c'è un filo che lega la costruzione di questo mondo a partire da quegli anni? C'è una scia di violenza? Hanno costruito questo mondo sulla base della violenza di quegli anni? I think that my uncle spent his time in office, and my father as well, fighting the emerging military-industrial complex, and that it's that same impulse, the same forces of totalitarianism that we are battling today. Sì, lui dice che sia mio padre che mio zio avevano deciso di combattere il military industrial complex, il complesso militare industriale, ed è la stessa forma di questo potere. Di questo Grazie potere. ancora. Grazie.